Il conflitto tra tradizione e libertà. Ma chi l'aveva immaginato? Nemmeno Oriana Fallaci lo avrebbe mai detto nel 2001, quando scrisse su Due mani La rabbia e l'orgoglio. Nemmeno l'autore del recente romanzo Submission. Nessuno, nemmeno loro. Quando sono venuti in Occidente, gli immigrati provenienti da culture profondamente diverse credevano che il loro modo di vivere, le loro tradizioni e i loro valori sarebbero stati trapiantati insieme a loro, come se la cultura potesse viaggiare nello stesso modo in cui viaggiano le persone. Con il passare del tempo, questa immigrazione di massa si sta rivelando un boomerang per loro, generando contraddizioni e conflitti, soprattutto tra le nuove generazioni, nate e cresciute in un contesto che rifiuta certe pratiche. Anche l'idea di fare molti figli per diffondere l'Islam si rivela penalizzante, poiché anche per loro i figli rappresentano un costo significativo. Questo video è dedicato a Saman Abbas, una giovane di soli 17 anni, uccisa dalla sua stessa famiglia per essersi ribellata a un destino imposto. Saman non voleva sottomettersi a un matrimonio forzato, non voleva seguire una strada che non aveva scelto. È stata assassinata e seppellita col volto rivolto verso la Mecca per il suo desiderio di libertà, per la sua volontà di autodeterminazione, per aver detto no a un destino che altri avevano deciso per lei. La sua storia è un caso estremo, ma è il simbolo di un problema molto più ampio che riguarda molte giovani donne e uomini che si trovano a vivere tra due mondi in conflitto. Ovviamente, episodi come questo non possono essere considerati rappresentativi di un'intera comunità, ma è innegabile che molte famiglie immigrate non abbiano tenuto in considerazione per ignoranza il fatto che ciò che nel paese d'origine è considerato normale, in Occidente, diventa inaccettabile. Il matrimonio forzato, la sottomissione della donna, l'imposizione di valori religiosi e culturali in modo coercitivo sono tutte pratiche che qui vengono rifiutate con forza. La questione non è legata alla religione in sé, ma alla sua interpretazione e al modo in cui essa viene utilizzata per giustificare la violenza e l'oppressione. La scuola, l'educazione, la cultura è uno dei principali motori di questo cambiamento. Le ragazze che crescono in Europa frequentano le scuole di alto livello, acquisiscono conoscenze, sviluppano il pensiero critico. Non è raro che molte di loro molto intelligenti accedano a istituti scolastici di alto livello, come i licei scientifici o classici, che forniscono una formazione culturale ampia e aperta, basata su principi di libertà individuale e autodeterminazione. In questo contesto, la mentalità tradizionale e patriarcale di certe famiglie viene messa in discussione. Le giovani donne, esposte a un ambiente in cui i diritti sono garantiti, iniziano a chiedersi perché dovrebbero accettare di essere trattate come esseri inferiori. E quando queste domande iniziano a sorgere, il conflitto culturale con le generazioni precedenti diventa inevitabile. Ma anche rispetto ai maschi della stessa cultura che, diversamente, hanno scelto di non studiare. Se i maschi di seconda generazione non intendono accettare che le loro coetanee rifiutino la cultura patriarcale, la famiglia finirà per importare una giovane donna, spesso vulnerabile, disposta a sottomettersi alle volontà familiari. Molti genitori immigrati provengono da realtà dove l'istruzione è stata carente o inesistente, dove il Corano e le tradizioni familiari sono stati l'unico punto di riferimento. Per loro non c'è alternativa. Ciò che è scritto nei testi sacri è la verità assoluta, ma i loro figli crescono con una prospettiva diversa, con la possibilità di confrontarsi con altre idee, con altre visioni del mondo. Questo porta a una frattura generazionale sempre più profonda. Le famiglie, all'inizio, riescono a imporre la loro visione del mondo, ma quando i figli iniziano a studiare, ad apprendere discipline scientifiche, filosofiche e giuridiche, le domande diventano insistenti. Perché devo obbedire a queste regole? Perché non posso scegliere il mio futuro? Perché una ragazza non dovrebbe avere gli stessi diritti di un ragazzo? A un certo punto, la conoscenza diventa un'arma potentissima contro le imposizioni. Le nuove generazioni iniziano a comprendere i propri diritti e anche se le famiglie cercano di riportarle nei paesi d'origine per piegarle a vecchie tradizioni, la consapevolezza acquisita non può essere cancellata con la violenza. Chi ha conosciuto la libertà non può più accettare la schiavitù.
Le domande che sorgono nelle menti di queste giovani persone mettono in discussione molti dogmi ritenuti inamovibili. Il primo passo è spesso una certa moderazione religiosa. La fede non viene più accettata in modo cieco, ma viene reinterpretata in modo più personale, più flessibile. Si comincia a distinguere tra religione e cultura, tra spiritualità e imposizione sociale. Poi, per alcuni, questo percorso porta a un distacco ancora maggiore, fino all'ateismo. Non perché l'Occidente sia ateo in sé, ma perché chi cresce in un contesto di rigida imposizione può trovare nella libertà di pensiero un rifugio, una via di fuga da un sistema che non permette dubbi o critiche. L'integrazione, quindi, non è solo un processo economico o sociale, ma è soprattutto un processo culturale e mentale. Non si tratta solo di trovare un lavoro, di imparare una lingua o di adattarsi a nuove abitudini. Si tratta di una trasformazione profonda che porta a un nuovo equilibrio tra identità personale e appartenenza culturale. Alcuni riescono a conciliare le due dimensioni, altri invece si trovano costretti a scegliere tra due mondi inconciliabili. Ciò che è accaduto a Saman Abbas è il risultato tragico di questo conflitto. Lei aveva scelto la libertà e per questo è stata uccisa. Ma la sua morte non sarà vana se continueremo a parlarne, se continueremo a denunciare queste ingiustizie, se continueremo a sostenere tutte quelle giovani donne e quegli uomini che vogliono essere padroni del proprio destino. Il cambiamento è già in atto e nessuna imposizione potrà fermarlo, nemmeno con la violenza, coi sensi di colpa e con le manipolazioni, che sono veramente di basso livello intellettivo.